Buongiorno, intanto volevo anche ringraziare, anche a nome di Eli, che è lì che sta facendo il suo punto croce, le persone che ci hanno donato qualcosina, anche se noi non abbiamo richiesto, comunque fa molto piacere, quindi grazie mille. Per chi volesse c'è sempre il link PayPal sotto in descrizione. Allora, siccome oggi è una giornata di pioggia, siamo qui dispersi in mezzo ai boschi, mi è venuto in mente di fare un bel video di risposta ai vostri commenti per delucidarvi un po', comunque perché sui messaggi non viene bene sui commenti, le risposte non rendono, e quindi ho un po' di risposte, cioè di commenti qua che non ho approfondito, e vediamo di rispondere un pochettino a tutti. Allora, molti di voi ci avete detto o consigliato perché non mettete un letto basculante. Allora, qui c'è un discorso da fare, perché negli anni 80-90 il Ducato, questo qui prima serie, lo facevano anche col letto basculante, però avevano un tetto rialzato fatto apposta che serviva a ospitare il letto una volta chiuso e veniva più o meno a filo del tetto originale, cioè questo qua che abbiamo noi. Non possiamo fare questo lavoro perché ci sono due motivazioni. Qui intanto c'è la cappelliera dove noi abbiamo un sacco di spazio di stivaggio, e nei vecchi Wingham per esempio non c'era questa cappelliera perché da lì iniziava il letto. Se noi bypassiamo il montaggio di un nuovo tetto, che comunque bisognerebbe trovarlo, bisogna trovare questo tetto da un Wingham, smontare questo e applicare quell'altro, e non è una cosa chiaramente possibile, oppure sì, ma ci vogliono chissà quanti soldi e la mano di un esperto sicuramente. Questo qua noi non vogliamo toglierlo perché c'è un sacco di spazio di stivaggio, però metti che lo vogliamo togliere, ok, e montare un letto basculante, questo vorrebbe dire che con il letto chiuso noi non riusciamo a stare poi in piedi e occuperebbe una grande fetta del camper, e quindi capite che non poter stare in piedi in due vivendoci può diventare un problema. Sì, è vero, c'è gente che vive in un furgoncino seduto, però noi non vogliamo arrivare a questo, altrimenti non sarebbe più un upgrade quello di ricamperizzarlo, ma sarebbe tornare indietro o comunque avere dei problemi poi diversi. Poi una cosa interessante, uno di voi ci ha detto, che io avevo già pensato in realtà a questa cosa, di mettere una tenda da tetto, una maggiolina, sul tetto attuale del nostro mezzo, così che magari quando fa forte vento o freddissimo allora uno dorme sotto, costruisce il letto come stiamo facendo adesso, altrimenti d'estate o nelle belle giornate va su a dormire, e questa è una figata chiaramente. Però cosa succede? Succede che dobbiamo togliere almeno uno dei due pannelli fotovoltaici che abbiamo su. Questo qua non va bene perché poi avremo una resa della metà di quello che abbiamo adesso, e già adesso siamo, non dico risicati, va bene, la nostra corrente ce l'abbiamo, però d'inverno quando parcheggi in una valle stretta, comunque dentro un bosco, tu non prendi sole, e comunque anche noi abbiamo ogni tanto qualche problemino. Infatti abbiamo la power station apposta per sopperire. Però comunque, a parte questo, la tenda da tetto era una bella trovata, ma non è definitiva, non è che finisce il problema di montare il letto, comunque c'è lo stesso il problema di montare il letto, solo che a volte lo monti, a volte non lo monti, e poi non ci sarebbe l'accesso interno. E qui mi collego infatti a un altro dei vostri commenti, dei vostri consigli, tipo non potete montare un tetto a soffietto. Allora, intanto un tetto a soffietto costa quanto modificare probabilmente tutta la camperizzazione di questo mezzo qui, senza considerare il fatto che il tetto a soffietto, io penso, non ho la certezza, però penso che l'abbiano fatto cioè l'applicazione viene fatta solo sui mezzi abbastanza recenti, o i Volkswagen T4 che c'erano una volta, o i T3 anche. Però su questo qua è un problema perché il tetto è in vetroresina e va a stringere, e molto probabilmente bisognerebbe far costruire un tetto a soffietto apposito per questo mezzo qui, scoperchiarlo, un casino madonnale. Ricollegandoci invece alla tenda sul tetto, essendo che non ha il passaggio da dentro, bisognerebbe applicare il riscaldamento, quindi fare una prolunga con il tubo del riscaldamento, tenere un pochettino aperta la cerniera per poter infilarlo questo tubo dentro la tenda, altrimenti si muore di freddo, ovviamente d'inverno. Quindi non va bene, la scala fuori, poi comunque è campeggio, non è come avere il camper. Noi adesso siamo parcheggiati, finestre chiuse perché tanto piove, il gradino è aperto ma in un attimo che lo tiri dentro il camper è parcheggiato. Invece così è campeggio, magari in alcuni posti potrebbero storgere il naso e avremmo complicanze in più.
Poi alcuni ci hanno anche detto ma sì, cambiatelo, con i soldi della vendita di questo mezzo qui comprate un mansardato. Però siamo appunto a capo, il mansardato ha dei contro che noi non siamo ancora pronti ad avere. Magari un giorno ce l'avremo un mansardato, ma questo non è il momento per adesso, perché sarebbe molto più largo, ci sono un sacco di problemi che dicevo nel video di prima, quindi le infiltrazioni, bisogna fare le sigillature ogni tot. Sicuramente è infiltrato, ma sicuro lo compri, se lo compri vintage di questi anni 80-90 sicuramente avrà una parete infiltrata, quindi smonta tutto, rimetti, fai i legnetti, i travetti, la coibentazione, tutto quanto da capo, smontare tutto l'interno, e quindi tanto vale rifare questo, anche perché il mansardato resta sempre comunque soggetto a infiltrazioni. Invece questo qua no, l'oblò, le finestre, basta, una volta che fai quelle sigillature qui, boom. Sì, a volte magari anche dalle guarnizioni, perché hanno 40 anni quasi queste guarnizioni dei portelloni dietro, del portellone laterale, ma quelle si possono cambiare. Un altro commento che abbiamo ricevuto è che non è una malvagia idea neanche quella, ci sono tutte idee buone, però sono tutte idee che se voi entraste qua dentro capireste poi che è difficile mettere in atto. Per esempio, uno di voi ci ha consigliato un letto basculante alzabile praticamente anche elettricamente o anche a mano, ma con delle carrucole, che si alza in modo che c'è la zona dinette, la zona giorno pronta, e poi quando vuoi andare a dormire e scende il letto dal tetto. Questa cosa qui potrebbe anche starci. Il problema qua è sempre lo stesso, che il nostro mezzo va molto a chiudere sopra, e quindi il letto sarebbe piccolissimo e ruberebbe un sacco di spazio di stivaggio, che sono i pensili attorno, perché altrimenti diventerebbe un letto da una persona soltanto. Se invece vogliamo farlo da due persone, risulterebbe, io ora qua sto guardando, dovremo togliere quasi metà dei pensili che abbiamo adesso, tipo questi qua, e poi non c'è più spazio di stivaggio e quindi non va bene. Come appunto il letto basculante, essendo questo tetto molto basso, una volta chiuso, aperto ok, tutto a posto, si può dormire, fantastico, però una volta chiuso comunque risulterebbe troppo basso e non ci stiamo in piedi. Tra l'altro, quando il letto è giù, comunque non puoi mangiare sulla dinette, quindi se uno magari sta male, ha la febbre, deve rimanere per forza a letto perché non ha voglia di scendere, non può, perché l'altro altrimenti non può star seduto così come sono adesso e fare le cose al computer, fare mangiare, giocare, bla bla bla. Dovrebbe per forza scendere dal letto, tirarlo su, ok che è pronto, però dovrebbe lo stesso tirarlo su, scendere e non avere la possibilità di rimanere a letto a dormire, come invece potrebbe succedere nel Wingham, proprio nel Wingham originale, che ha il tetto rialzato. Però lo fanno per lo più passo corto, e quindi non è questione che se io trovassi un Wingham in demolizione smontiamo questo tetto e mettiamo quello, perché il tetto del Wingham è più basso, è più corto, quello lì è un passo corto, 4 metri e 80 mi pare che sia, invece questo qua è un passo lungo ed è un 5,50 m, e quindi risulterebbe un pezzo di letto, cioè un pezzo di tetto risulterebbe assente e ci sarebbe il buco, o comunque bisogna fare tutto il lavoro ed è veramente uno sbattone immenso che non abbiamo sicuramente le capacità, né noi né Marco. Comunque grazie mille per averci dato tutti questi consigli, comunque noi li leggiamo e sono ben accetti, non si sa mai che poi magari ci viene in mente di cambiare progetto all'ultimo e diciamo ah sì è vero, il ragazzo ci ha consigliato quello, quella ragazza ci ha consigliato quell'altro, e mettiamo magari tutte le idee insieme e riusciamo a fare un progetto ancora migliore. Per adesso noi il progetto ce l'abbiamo in testa e non comprende un letto basculante o un tetto a soffietto, prevede un letto fisso, piccolino ma letto fisso. Ci avete anche detto che il letto sarà corto e infatti quello bisognerà poi risolverlo, vedere se riusciamo a scavare da qua, togliere un po' di coibentazione per metterci i piedi. Fortunatamente siamo bassi, non siamo persone alte. Comunque se avete altri commenti, altri consigli, scriveteli apertamente. Noi ci vedremo al prossimo video, che sarà un video normale, non così di chiacchiere, ma un video di tranquillità, natura e pace e quotidianità.